Ho scelto questa canzone perché quest'estate mia sorella ha passato un momento critico e la trovavo spesso ad ascoltare questa canzone. E la trovavo spesso ad ascoltare questa canzone, pensavo che la tranquillizzasse, piaceva particolarmente anche a me perché mi sembrava che il tempo si fermasse, cosa stupenda se succedesse. Riuscirei a fare tantissime delle cose a cui tengo, tra cui la mia più grande passione, quella del correre. Infatti il mio sogno più grande è quello di partecipare alle Olimpiadi e di entrare nella nazionale italiana di atletica leggera. Ma gran parte di queste cose purtroppo io non riesco a farle perché la mia scuola occupa gran parte del mio tempo e voi penserete, beh Sara, quando ritorni a casa studi e vai a correre. E invece no, perché io sono dislessica e il mio tempo si misura in maniera diversa da quella degli altri. La definizione di dislessia è disturbo specifico nella lettura e fa parte di DSA, disturbi specifici nell'apprendimento. Quindi una difficoltà nell'imparare. Così c'era scritto sulla mia diagnosi, ma adesso ve lo spiego a modo mio. Sapete, quando si è alle elementari c'è un periodo, secondo me, bellissimo, dove tutti i bambini leggono piano e nessuno si arrabbia se tu sbagli una parola o se finisci qualche secondo dopo. Ma poi, tutto ad un tratto, le cose cambiarono e iniziarono a essere sempre più veloci e a far sempre meno errori. E questo succede ovviamente se non sei dislessico. E a me che piaceva la velocità mi sentivo sempre più lenta rispetto ai miei compagni. Vedevo i miei compagni correre sulle pagine e io rimanevo ferma. Allora, i miei l'hanno capito fin da subito, infatti fin da quando ero una bambina sono andata da tanti dottori per migliorare la pronuncia in certe mie parole. Ad esempio da piccola non sarei mai riuscita a dire il ramarro marrone perché non sapevo dire la R, ma come non sapevo dire la S, quindi non sapevo dire il mio nome, no? Cosa buffa una bambina che non sa dire il proprio nome. Mi ricordo che mi faceva fare questo esercizio molto semplice, se volete potete provare, è molto divertente. E mi faceva mettere la lingua contro i denti e mi faceva dire la R così. Rrr. Dopo un po' di tempo sono riuscita a dire ramarro marrone, ma come sono riuscita a dire il mio nome? Certe parole ancora oggi non riesco a dirle e faccio difficoltà a pronunciarle. E poi quando ritorno a casa ci sono i compiti e l'educatrice che mi assiste, quindi anche se ho un'oretta libera mi sdraio sul divano e distrutta dalla giornata trascorsa. Però questo non è un problema solo mio perché in Italia ci sono circa 250.000 persone con disturbi specifici nell'apprendimento. Ora vi mostro una slide, fate fatica, vero? Adesso invece ve ne mostro un'altra e sono sicura che la gran parte di voi avrà detto «Oh, adesso sì che si capisce». Come vi ho fatto vedere nella prima slide, è come vede una persona miope quando non porta gli occhiali. E allora io volevo porvi due domande. Giudichereste mai una persona solo perché porta gli occhiali? Oppure pretendereste mai che questa persona studi senza gli occhiali per sentirsi come gli altri? Io penso proprio di no, perché è una pazzia. Ecco, la dislessia è un po' la stessa identica cosa, una particolarità che rende il nostro modo di apprendere diverso da quello degli altri. Eppure chi è dislessico si sente perennemente diverso. Adesso alzi la mano chi di voi porta gli occhiali. Vedete, portare gli occhiali non c'è niente di cui vergognarsi. Forse ok, quando scoliamo la pasta ci si appannano tutti gli occhiali, non vediamo più dove va la pasta, però con una passata di un panno ritorna tutto come prima. Con la dislessia non è la stessa cosa che con un bidi body di bu ritorna tutto come prima. Infatti se in una sala come questa a me avessero chiesto se avevo un DSA probabilmente avrei risposto di no, perché avrei avuto paura di essere giudicata. Tante persone ti guardano come se avessi una malattia super contagiosa, ma volevo rassicurare tutti, non siamo contagiosi, anzi, se provaste a parlare
con una persona diversa dal vostro approccio, sono sicura che ampliereste il vostro modo limitato di pensare. E se ci sono quelle persone che dicono che la dislessia è un problema, ci sono anche quelle persone che dicono che la dislessia non esiste e che sia solo una scusa per non fare. Ma ve lo immaginate voi dire a un miope che... dire a un miope... Ma ve lo immaginate di dire a un miope che non deve portare gli occhiali, che si deve impegnare di più? Io penso proprio di no. Ecco, per noi è tutto un po' più difficile, però l'importante è non rimanere fermi. Ci sono tantissimi personaggi che hanno avuto successo pur essendo dislessici, ma io volevo precisare proprio perché erano dislessici. Volevo farvi l'esempio: Einstein, Leonardo da Vinci, Walt Disney e Steve Jobs, ma avrete capito che non sono qui a parlarvi della loro stupenda vita. Ma ho scoperto che c'è una caratteristica che li accomuna tutti. Non si sono focalizzati sul loro problema, che in questo caso era la dislessia, ma hanno trovato un modo per concentrarsi su altre loro caratteristiche. E questo lo può fare chiunque, un dislessico, un disgrafico, ma anche un semplice essere umano. Ecco, io la penso in questo modo, che non bisogna continuare a dire che la dislessia non esiste. C'è addirittura chi dice che è un dono, e io non sopporto nemmeno chi dice che è un dono la dislessia. Però io penso che la dislessia ti dia l'opportunità di sviluppare altre tue caratteristiche. Infatti, proprio perché io sono dislessica, ho sviluppato 3 miei superpoteri. Fin da quando sono piccola sono una ragazza super furba che ha sempre cercato la strada più corta per arrivare alla soluzione. Poi pratico a livello agonistico l'arrampicata sugli specchi. Ho cercato quasi sempre di rigirare il discorso dalla mia parte, anche quando so benissimo di non avere ragione. E infine ho una super memoria, che sono sicura che questo superpotere lo vorrebbe avere chiunque. Riesco a memorizzare una data, ma anche un nome così sentito di sfuggita, per una lunga distanza di tempo. Una ultima mia scoperta è stata l'organizzazione. Non posso dire che sia un mio superpotere, ma ci sto lavorando su. E per la prima volta riesco ad organizzare le mie attività e non faccio più le cose all'ultima. Da gennaio non ho più l'educatrice e infatti ho concluso l'anno scolastico da sola, orgogliosa dei miei risultati. E il tempo che occupavo con l'educatrice l'ho diviso tra compiti e palestra. Questo per me è stato un grande traguardo, perché finalmente sono riuscita a fare qualcos'altro oltre ai miei doveri quotidiani. Volevo lasciarvi con un piccolo messaggio che anche se sono dislessica, anche se siete dislessici, di non abbandonare mai il proprio sogno e che nessuno ha il diritto di dirvi che non riuscirete mai nel lavoro dei propri sogni. La mia presentazione non ha una fine, state tranquilli, è una metafora, finisco fra poco. E volevo lasciarvi volevo dirvi che domani, quando vi alzate dal letto, pensate a quello che sapete fare e in quello in cui vi sentite veloci e riuscite a trovare un piccolo spazio per voi stessi oltre ai vostri doveri quotidiani. Grazie.